Ragazzi, sono veramente euforico. Buongiornissimo a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sul canale di Books Adventure. Questo non sarà un video diario di viaggio, ma sarà un video diciamo di presentazione. Presentazione di cosa? Del drone, che è il mio ultimo acquisto. Io sono veramente felice perché ne ho sempre desiderato uno. Solo di recente ci ho pensato seriamente, solo un paio di settimane fa, forse qualche giorno in più, l'ho finalmente portato a casa. È prodotto dalla DJI, che è un'azienda cinese che appunto produce droni, ed è il classico marchio che a prezzi piuttosto ridotti, relativamente contenuti, ti permette di portare a casa prodotti ben al di sopra della media, come ad esempio questo, che è un DJI della serie Phantom modello 3, anche se gli sono state apportate alcune modifiche, quindi non è proprio come gli altri modelli 3. Come vedete è un quadricottero, infatti ha 4 eliche, sotto ognuna delle quali c'è un motore. Questi 4 motori sono veramente potenti e permettono al drone di andare alla velocità di 16 metri al secondo, che non è poco viste le sue dimensioni. Sotto il drone potete notare il gimbal, che io ho fatto modificare perché il drone Phantom 3 ha la sua telecamera, io invece gli ho fatto mettere il gimbal con il case adatto alla GoPro. Io avevo già la mia, che è una Hero 4 Silver, quindi anche sotto questo punto di vista il gimbal sostanzialmente a cosa serve? Serve a stabilizzare le riprese quando il drone è in aria, perché anche se il drone è progettato per essere il più preciso, il più fluido possibile nei movimenti, e fidatevi, è veramente stabile e preciso, vuoi per il vento, vuoi per qualsiasi altro motivo, in aria non sta perfettamente fermo. Per riparare a questo problema c'è appunto il gimbal, che sfrutta il bilanciamento dato dal peso della GoPro per appunto stabilizzare le riprese e renderle più fluide. Le batterie sono LiPo e sono di facile estrazione, durano circa 20 minuti, 25 se le tenete ben allenate, e hanno un tempo di ricarica bassissimo, quindi anche sotto questo punto di vista niente da dire. Inoltre sono intelligenti perché se premute vi dicono il livello di carica. Come vedete sul mio gimbal c'è un apparato di videotrasmissione con la relativa antenna che passa il segnale a un'altra antenna situata dietro uno schermino sopra il radiocomando, di modo che io possa vedere in tempo reale i filmati che la GoPro fa direttamente sullo schermino. E questo è molto buono perché purtroppo nelle applicazioni della GoPro, anche quelle ufficiali, il segnale viene trasmesso tramite wifi, quindi è normale che ci sia un ritardo nella trasmissione, che nelle applicazioni migliori è di un secondo, nelle peggiori può anche essere di 5 o 6. Le impostazioni del radiocomando per i neofiti potrebbero sembrare un po' difficoltose, ma vi assicuro che il radiocomando è veramente user friendly ed è facile imparare a usarlo a dovere. Infatti con solo 2 analogici potrete controllare tutti i movimenti del drone, e tramite 3 levette, 2 poste davanti e una posta sul retro, potete controllare impostazioni avanzate, modalità di trasmissione dei dati dal radiocomando al drone e movimenti del gimbal. Inoltre al centro del radiocomando, e questo è veramente molto comodo, è posto una specie di buco nel quale è possibile inserire un aggancio per assicurarsi il radiocomando al collo. Ragazzi, questo è tutto quello che avevo da dirvi a proposito del drone, non vi trattengo oltre per non rendere questo video troppo noioso. Se volete acquistarne uno o semplicemente volete informarvi di più, vi lascio in descrizione il link al sito ufficiale della DJI e il link a una video recensione più approfondita del DJI Phantom 3. Tenete conto che il mio è stato modificato. Nella descrizione troverete inoltre pagina Facebook, profilo Instagram e email se volete scrivermi o semplicemente restare aggiornati sull'attività del canale. Io non vi trattengo oltre, vi lascio le clip che ho registrato con il drone, noi ci vediamo in un prossimo video, ciao!